Ciao, siamo su evolution.it, io da una quindicina di giorni provo questo, è un Asus Vivo PC, guardatelo, è molto carino, costa solo 199 euro, è facilmente espandibile, quindi adesso vediamo come va. Eccolo qua, mi è appena arrivato il pacco, guardate che bella confezione, sembra quella di un Ultrabook, non quella di un mini PC economico, ve lo faccio vedere perché è veramente preziata, è anche spessa. Io ho soltanto aperto qua il sigillo, adesso lo apro così vediamo che cosa c'è all'interno. Ecco qua il nostro Vivo PC, questo è il caricatore, piccolo, molto carino, devo dire, e sotto vedo che c'è qualcosa. Oh, fortunatamente c'è il CD con i driver, dico fortunatamente perché nel momento in cui faccio questa recensione non c'è ancora una pagina di supporto ufficiale per Vivo PC sul sito Asus, quindi sarebbe stato un problema andare a trovare i driver. Pulisco tutto e prendo il mio Vivo PC. Questo è un computer completo, ci sono dentro anche gli altoparlanti, cioè è tutto pronto per essere collegato e utilizzato. La finitura esterna è plastica, è tutto fabbricato in plastica, l'aspetto è molto gradevole, sul fronte non abbiamo nulla se non le scritte Asus e Sonic Master, tutte le porte sono sul retro quindi abbiamo il pulsante per l'accensione, il lettore di schede SD, il jack per l'alimentazione, questa è la griglia per la ventola interna, non è un modello falless, questo è il pulsantino che permette di aprire il telaio, poi lo vedremo. Questi sono 4 USB 2.0 con in più 2 USB 3.0, quindi un totale di 6 porte, poi abbiamo l'uscita video VGA, l'uscita video HDMI, l'audio ottico, la Gigabit Ethernet, quindi 10.100.000 e i tre jack audio per microfono e cuffia. La particolarità è che si può aprire questo telaio, io adesso provo a farlo perché sblocco dietro e tiro in qua ed eccoci che si apre tutto il nostro telaio, vedete che è plastica, però è una plastica molto spessa, vedete, non si flette facilmente, quindi è un buon segno. Eccoci, dentro c'è il disco, questo è il disco da 500 giga, è un disco da 3.5 pollici come vedete, quindi un disco tradizionale da PC, ecco, però si può installare all'interno anche un disco da 2,5, quindi più piccolo per un computer più leggero. Ora questo disco si dovrebbe anzi togliere, io adesso provo a farlo, eccoci qua, quindi spostando in avanti il disco dovrebbe venire fuori, sì, vedete qua ai 4 lati dove sono ai 4 angoli, scusate, dove ci sono le viti normalmente del disco, ci sono questi inserti in gomma che permettono, sagomati in modo da incastrarsi all'interno, e dentro c'è il mio slot per la memoria RAM. Mi serve un cacciavetino per aprirlo, eccoci qua, via, sportellino, ecco dentro c'è il nostro slot da 2 GB di SODIMM preinstallato, ma ci sono 2 slot per un massimo di 16 GB, quindi 8 più 8. Richiudo tutto. Ed eccoci qua. Ok, sono passati 2 giorni dal video unboxing, ho installato Vivo PC, lo vedete alle mie spalle, e i sistemi operativi Windows 8 e Ubuntu 13, ma ne parleremo dopo. Prima voglio farvi notare una cosa su quel che riguarda la dislocazione, l'installazione delle porte. Vivo PC ha tutte le porte sul retro, 6 USB, HDMI, VGA l'abbiamo già visto, però può essere difficoltoso in alcuni contesti, ecco, utilizzarle tutte assieme. Vivo PC è molto carino da vedere, però ecco, un po' scomodo da utilizzare con tutte queste porte installate sul retro. Ok, ormai ho Vivo PC da una decina di giorni, da qualche ora di continuo lo sto utilizzando come PC unico, è collegato al monitor, alla tastiera, al mouse, quindi vediamo come si comporta. Iniziamo con una velocissima panoramica sul BIOS Asus, vedete non c'è la lingua inglese, si può gestire anche con il mouse. Tra le impostazioni che potete trovare qua c'è quella per attivare o disattivare la Smart Connect Technology di Intel, che serve appunto per ricevere le notifiche anche con i computer in stand-by. Qui si può vedere la regolazione della temperatura, vedete a freddo siamo a 54 gradi con 2238 rpm della ventola, potete regolare alcune cose sulle procedure di avvio e via dicendo, c'è anche i tool per flashare e aggiornare il nuovo BIOS. Io adesso esco ed ecco il mio grab, io ho installato Ubuntu e Windows 8, iniziamo con Windows 8. Ok, siamo su Windows 8.1 Enterprise, voglio farvi vedere alcune cose. La prima è gestione disco. Qua abbiamo un hard disk tradizionale da 500 GB, Western Digital, io l'ho diviso in alcune partizioni per Ubuntu, ma potete farci quello che volete. Ecco, poi c'è la suite al Suite 3 di Asus, che è una di quelle che trovate nel CD, potete installarlo o meno, però vi permette di avere una panoramica completa su la velocità della ventola, la temperatura, soprattutto vedete 45 gradi a freddo, 2250, qua non si arriva oltre 2006 e i 66 gradi, scusate, ma soprattutto qui abbiamo la suite Wi-Fi Go che vi permette, una volta installata sul tablet, di prendere il controllo del Vivo PC. Io l'ho installata sul mio tablet Lenovo e adesso vedete sto controllando il mini PC dal tablet. Può essere molto utile se lo avete collegato a una TV per
per gestire il wifi. Qua siamo passati sul browser, io ho diversi tab aperti, alcuni pesanti, altri meno. Provo a farvi vedere un attimo la riproduzione video in Full HD. Vedete, c'è qualche leggero problema quando si tratta di muovere i tab un pochetto più alti. Diciamo che sopra gli 8 tab iniziano ad esserci dei rallentamenti che possono, ecco, un pochetto dar fastidio, ma a maggior ragione poi ne parleremo. Questa è la riproduzione video Full HD, vedete, sul browser, non scorre, cioè scorre benissimo una volta che ha preso, che è iniziato. Vedete il buffer anche quanto è alto, il volume anche del mini PC è molto alto, anche se l'effetto stereo è minimo, visto che chiaramente gli altoparlanti sono attaccati, no? Sono uno vicino all'altro. Questo è il test dei test, Wi-Fi Go, siamo su Fox Life. Il buffering è buono, non è mai caduto, qua abbiamo un wifi molto valido, anche se io non ho la connettività C ancora, quindi è un wifi N, qui non c'è alcun tipo di problema, può essere molto utile se lo utilizzate ancora come computer multimediale. Però voglio farvi vedere che il quantitativo di RAM mentre stiamo facendo tutto questo è salito molto, siamo vicino ai 2 GB massimi. Questo significa che il computer utilizza la memoria swap e quindi si rallenta. Vi consiglio caldamente di passare almeno a 4 GB con VivoPC. Qua siamo su Sony Vegas, questo è un 1080p che ho installato, scaricato direttamente dalla mia fotocamera, quindi un MP4, posso fare alcune operazioni basilari in modo molto veloce, insomma convincente, si riesce a fare. Vedete, sto mettendo dei feed, sto tagliando la mia traccia. Chiaramente serve un pochetto ad avviarlo, però si può sfruttare, adesso ve lo faccio vedere, l'accelerazione hardware della GPU. E questa è una cosa che è molto valida, vedete, Intel Graphic con la GPU, una cosa che vi permette di utilizzarlo al meglio. Lo stesso vale con magari un pochetto più, con qualche limite in più, ecco, anche per Lightroom. Io qua ho alcuni RAW, alcuni file RAW, che chiaramente non sono il contesto ottimale per questo mini PC così economico, ma insomma si riesce a fare qualcosa, si riesce a gestire. Potete usarlo come PC casalingo, insomma, se dovete modificare delle foto, fare del photo editing tradizionale con Photoshop, nulla di professionale, chiaramente, ma qualcosina si riesce a fare anche da questo punto di vista. E ancora sorprendente invece qua è Street Fighter 4, che io considero il gioco che meglio rispecchia le caratteristiche quelli che possono essere eseguiti su questo tipo di hardware. Siamo a 37 frame per secondo di media, che è un ottimo risultato, non ci sono rallentamenti, quindi potete anche utilizzare questa parte videoludica del VivoPC, nonostante la scheda grafica non sia proprio un mostro di potenza e la piattaforma hardware sia una a basso consumo. Qui siamo su Media Player On Cinema con un MKV 1080p, vedete, viene riprodotto con l'accelerazione hardware di XVA, non ci sono frame persi, non c'è nessun tipo di problema, anche la reattività play pause è veloce, e lo stesso vale, adesso lo vedremo su un MPEG 4 1080p ancora, riprodotto qua però senza accelerazione hardware, ma comunque in modo fluido. Questo è un AVI. L'ultimo test riguarda un MP4, ve lo faccio vedere perché poi sarà qui con XVA, ve lo faccio vedere perché poi dopo lo andremo a vedere su Ubuntu e vedremo che ci sono prestazioni simili anche con il sistema Linux. Siamo su Ubuntu 13.10, il sistema riconosce gran parte dell'hardware al primo avvio, compreso il lettore di schede SD e il modulo Bluetooth, anche la rete Gigabit Ethernet, eccolo qua, il controller viene riconosciuto all'istante. Non viene però vista la scheda di rete wireless, io adesso ne sto utilizzando una USB, un'esterna, anche se un LS-PCI fa vedere comunque che è una Realtek 8821, è una Wi-Fi AC, e cercando in rete si trovano delle guide per abilitarla. Io non ho avuto molto tempo per provare, comunque magari lo scriverò nella recensione o cercherò di consigliarvi una guida appunto nel testo. Io adesso vado ad aprire alcune finestre per farvi vedere che il sistema si comporta, direi, discretamente bene nell'utilizzo di tutti i giorni, ma anche qui abbiamo alcuni problemi dovuti alla poca RAM. 2 GB sono il minimo indispensabile. Proprio iniziamo guardando proprio su Chrome come si comporta Ubuntu. Qua siamo su Evolution a schermo intero, adesso andiamo su Fideli che sta ancora caricando, anzi no, ok, non è ancora loggato. Qua è Chrome Web Store, questo è il sito di prima di Asus che avevamo visto. Entriamo dentro un articolo che così carica un po', posso entrare dentro qualche articolo qua per aprire qualche altro tab. Abbiamo anche qua la newsletter, Google Play Store. Vedete, la reattività è buona del sistema, da questo punto di vista nella produttività di tutti i giorni non ci sono affatto problemi. Adesso andiamo magari a appesantire ancora un po' facendo partire, ecco, facciamo partire questo video su browser. Sentite l'audio anche chiaramente che funziona.
Ho la sensazione che con Ubuntu si possa regolare anche un volume più alto, evidentemente c'è qualche impostazione software differente. Bene, da questo non c'è molto altro da dire, provo ad aprire una recensione che è un pochetto più pesante, però come vedete il caricamento è snello. Faccio partire questa, metto qua in Full HD. La gestione multimediale su Ubuntu è buona. Chiaramente si hanno meno prestazioni nella GPU rispetto a quelle di Windows, credo sia un discorso legato ai driver, però si riesce ugualmente a far girare i video. Io adesso qua ho lo stesso 1080p MKV che abbiamo provato prima, lo faccio partire anche qua con il player standard e come vedete non c'è alcun tipo di problema. Proviamo con un altro, MPEG 4, lo abbiamo visto prima, anche qua nessun tipo di problema, anche a schermo intero, quindi da questo punto di vista non c'è nessuna sorpresa. Il sistema con Ubuntu, come dicevo, è un pochetto più, intanto apro GIMP per farvi vedere quanto tempo impiega a caricare. Il sistema con Ubuntu è un pochetto meno reattivo sotto carico. Stampo la pagina, la apro con GIMP, posso provare ad applicare un filtro, eccolo qua che si è applicato. Insomma, il sistema risponde discretamente in questo genere di contesti. Io ho fatto anche un'altra prova multimediale, ho installato XBMC, eccolo che si avvia, e anche questo si comporta discretamente. Qua stiamo leggendo da una pennetta USB, facciamo partire questo MP4 e vedete questo è un 1080p che viene riprodotto nella schermata di XBMC, tant'è che se chiudo qua, vedete, mi resta sullo sfondo. Questa penso che sia una ottima, no, dimostrazione di quel che potete fare con Ubuntu, con un hardware ottimizzato. Bene, VivoPC è assolutamente un mini computer consigliato, è bello da vedere, è piacevole da toccare, poi soprattutto per 199 euro vi offre la facilità di espansione, Wi-Fi AC e Gigabit Ethernet, che sono caratteristiche che solitamente non si trovano. Abbiamo visto che queste porte sono un po' forse troppo attaccate e che la ventolina non smette mai di girare, però di contro abbiamo una temperatura che non supera mai 66 gradi centigradi, che è un buon risultato, quindi un computerino che potenzialmente può stare acceso 24 ore su 24. Vi consiglio però di aggiungere un blocco da almeno 2 GB di memoria RAM al momento dell'ordine, visto che i 2 preinstallati sono pochi e 4 sicuramente non fanno male per il multitasking e la gestione di più finestre aperte. Trovate maggiori informazioni su Asus VivoPC con benchmark e dati tecnici che non ho potuto fare in questo video su evolution.it.